Perché dovrei studiare il passato remoto se tanto nella lingua parlata in alcune zone d'Italia non si utilizza? Semplice, perché questo tempo verbale è uno dei più belli della lingua italiana. Nella lezione di oggi vedremo insieme i verbi irregolari. Sì, proprio quelli che creano tanta difficoltà agli studenti stranieri e non solo. Se volete imparare o migliorare il vostro livello di italiano, iscrivetevi a questo canale e attivate la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che un nuovo video è disponibile. Benvenuti a Italiano con Eli. Sono Elisabetta e da circa 10 anni mi occupo di formazione linguistica. Il passato remoto è uno dei tempi verbali che spaventano di più i miei studenti ed effettivamente ammetto che le irregolarità sono molte. Nella lezione di oggi cercherò di spiegarvi il passato remoto nel modo più semplice possibile. Dell'uso del passato remoto e dei verbi irregolari abbiamo già parlato in questo video. Vi metterò il link nella descrizione qui sotto in modo che lo possiate vedere alla fine di questo video. Iniziamo da due verbi fondamentali, i due ausiliari. Cominciamo dal verbo essere. Ve lo leggo. Io fui, tu fosti, lui o lei fu, noi fummo, voi foste e loro furono. Fate attenzione ai seguenti aspetti. La pronuncia della prima persona è fui, quindi attenzione in particolar modo per chi parla spagnolo. In spagnolo si dice fui, in italiano è fui. Guardate poi, la F è seguita in alcuni casi dalla U e in altri dalla O, quindi fate molta attenzione alla coniugazione. E inoltre, sempre per chi parla spagnolo, fate attenzione perché il verbo essere e il verbo andare hanno due forme diverse e quindi non coincidono, come invece avviene nella lingua spagnola. Veniamo ora al verbo avere. Anche qui vi leggo la coniugazione. Io ebbi, tu avesti, lui o lei ebbe, noi avemmo, voi aveste e loro ebbero. Osserviamo attentamente questo verbo. Ricordate il magico numero che ci aiuta nella memorizzazione di questo tempo verbale? È 1, 3, 3 e infatti alla prima persona singolare, alla terza persona singolare e alla terza persona plurale troviamo le forme che usano una radice diversa. Per radice si intende la prima parte del verbo. Se ci fate caso, infatti, per le altre persone le forme sono regolari, cioè tu, noi e voi sono regolari. Veniamo ora ai verbi irregolari della prima coniugazione, cioè i verbi in are. Si tratta di verbi talmente irregolari che il mio consiglio è quello di impararli direttamente a memoria. Vediamo insieme la coniugazione. Cominciamo dal verbo dare. Io diedi, tu desti, lui o lei diede, noi demmo, voi deste e loro diedero. Continuiamo con il verbo stare. Io stetti, tu stesti, lui o lei stette, noi stemmo, voi steste e loro stettero. E per finire il verbo fare, che è io feci, tu facesti, lui o lei fece, noi facemmo, voi faceste e loro fecero. Ricordate sempre che la terza persona è sdrucciola, quindi l'accento va sulla terzultima sillaba. Vi faccio notare anche in questo caso 1, 3, 3.
ovvero feci, fece e fecero sono le forme irregolari. Ma lo sapete che questo verbo, quando ero piccola, mi sembrava molto buffo? Sapete il perché? Perché feci è anche un sostantivo, significa escrementi. Quindi il fatto di dire io feci mi faceva morire dal ridere quando andavo alle scuole elementari. Anche nella vostra lingua esistono dei verbi insoliti o bizzarri che vi fanno un po' sorridere? Scrivetemelo nei commenti. Veniamo ora ai verbi irregolari della seconda coniugazione. Ho un'ottima notizia: con il metodo 1-3-3 basta che impariate a memoria la prima persona singolare e da quella potrete ricavare tutta la coniugazione. Facciamo un esempio, vediamo il verbo mettere. Come vedete, alla prima persona il verbo mettere diventa io misi. Ebbene, noi sappiamo che le forme irregolari saranno le forme 1-3-3, ovvero prima persona singolare, terza persona singolare e terza persona plurale. Sappiamo anche che le irregolarità sono così, ovvero per la prima persona singolare la desinenza è i. Per la terza persona singolare la desinenza è e, infatti sarà lui o lei mise, e per la terza persona plurale sarà ero, infatti è loro misero. Ebbene, queste sono le forme irregolari. Tutte le altre saranno invece forme regolari che possiamo ricavare dall'infinito del verbo. E infatti la seconda persona singolare sarà tu mettesti, la prima persona plurale diventerà noi mettemmo, attenzione a far sentire la doppia M, e la seconda persona plurale diventerà voi metteste. Quindi, per riepilogare, la desinenza del verbo mettere al passato remoto diventa io misi, tu mettesti, lui o lei mise, noi mettemmo, voi metteste e per finire loro misero. In questo modo basterà imparare la coniugazione solo di alcuni verbi, ovvero la forma irregolare alla prima persona singolare. Per esempio, il verbo chiedere diventerà io chiesi. Sapendo questo, possiamo risalire a tutta la coniugazione del verbo. Il verbo chiudere diventerà io chiusi. Comprendere io compresi. Conoscere sarà io conobbi, decidere diventerà io decisi, leggere io lessi, mettere io misi, nascere, guardate che bello questo verbo, diventa io nacqui, perdere sarà io persi, prendere io presi, rispondere io risposi. Sapere, io seppi, scegliere, io scelsi, scrivere, io scrissi, vedere, io vidi, vincere, io vinsi, vivere, io vissi, volere, io volli. Dei verbi della terza coniugazione vi segnalo in particolar modo il verbo dire, usatissimo, la cui coniugazione è io dissi, tu dicesti, lui o lei disse, noi dicemmo, voi diceste e loro dissero. E poi il verbo venire, io venni, tu venisti, lui o lei venne, noi venimmo, voi veniste e loro vennero.
Ora è il momento di mettere in pratica ciò che abbiamo visto. Vi chiedo di indovinare a chi si riferiscono le frasi che stiamo per vedere. Innanzitutto vi chiedo di completare le frasi con i verbi mancanti. Sono tutti indizi che si riferiscono a un personaggio famosissimo. Vi chiedo di scrivere il suo nome nei commenti e naturalmente anche vi chiedo di scrivere le frasi completate con i verbi al passato remoto. Vediamo ora quindi la prima frase. Nel 1475. Uno scultore, pittore, architetto e poeta del Rinascimento. A Roma, città in cui morì. Nelle sue opere, sempre la bellezza. La Cappella Sistina. E direi che questo è un indizio importantissimo. Con il metodo 1-3-3 vedrete che la memorizzazione dei verbi sarà un gioco da ragazzi. Se questo video è stato utile, vi chiedo di mettere un mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale. Per me sarebbe davvero molto importante. Qui troverete altre 2 lezioni, spero che possano aiutarvi. Alla prossima lezione!